Buongiorno ragazzi, buongiorno amici, buongiorno a tutti, buongiorno curiosi di questo argomento. Le scoperte e le esplorazioni geografiche, come avete visto, c'è molto di più da dire rispetto alla semplice scoperta dell'America. Scoperte ed esplorazioni geografiche, vero Sofì, sei d'accordo? Hanno anche il loro lato discutibile, il colonialismo, la sottomissione di popoli considerati selvaggi, spesso il massacro e lo sterminio di questi popoli nativi, indigeni, di fronte al desiderio di possesso e di arricchimento da parte degli stati europei e anche di singoli avventurieri, imprenditori che si spostano dall'Europa in questi nuovi territori. Che dici, Sofì? Vuoi andare a dormire? Allora, Sofì mi fa compagnia, è una gatta veramente tenerona, eh? Forse è stanca, vuoi andare a dormire? Allora facciamo un bel saltello. Allora andiamo avanti. Vediamo che cosa succede in America dopo i viaggi di Colombo, o meglio, dopo i primi due viaggi di Colombo, perché tanti altri navigatori, vedremo per diversi paesi europei che navigano al soldo di diversi paesi europei, raggiungono l'America prima ancora che Colombo effettui il suo terzo oppure il suo quarto viaggio. Vi ricordo che Colombo torna dal suo secondo viaggio infruttuoso nel 1496. Mentre lui sta tornando, il veneziano Giovanni Caboto, che naviga per gli inglesi, arriva in America proprio nel 1496. Quindi vedete, non più soltanto portoghesi o spagnoli, o meglio castigliani, ma anche gli inglesi, l'Inghilterra. Nuove potenze si mettono in mare. Molti già stanno iniziando a pensare, l'abbiamo già detto, no, nelle precedenti video lezioni, che quello scoperto da Colombo non sia un insieme di territori appartenenti all'Asia, territori vicini al Giappone, alla Cina e così via, ma siano territori appartenenti a un altro continente che si interpone tra l'Europa e l'Asia. Allora, qual è il problema? Questi navigatori, per primo appunto Giovanni Caboto, il primo che arriva proprio cronologicamente rispetto agli altri per l'Inghilterra, che cosa fanno? Prima di tutto, cioè, l'idea è che anche se l'America è un territorio povero, senza le grandi civiltà piene d'oro e d'argento della Cina e del Giappone, è comunque un territorio che si può occupare, che si può popolare, che si può sfruttare. Inoltre gli europei soltanto all'inizio, visti i magri risultati di Colombo, ma anche dei navigatori che adesso citeremo, solo all'inizio gli europei pensano che l'America sia un continente povero. E poi le cose cambieranno molto con la scoperta dei grandi imperi precolombiani, Maya, Aztechi, Inca e con la scoperta delle eccezionali miniere d'oro e d'argento sia in Messico sia in Sud America e quindi anche l'America sarà un continente ricco da cui poter prelevare molte ricchezze, però all'inizio questo assolutamente non sembra. Ma non è solo questo il punto, cioè sfruttare, popolare, depredare l'America, occuparla, convertire al cattolicesimo i nativi. Ricordate che c'è anche questa tensione verso l'evangelizzazione, spesso viene sottovalutata, ma in realtà vi erano davvero persone che volevano salvare l'anima in qualche modo a questi indigeni, a questi popoli che sembravano dei popoli proprio semplici, no? Da un certo punto di vista primitivi dell'America, gli indios dell'America, non certo delle civiltà strutturate e complesse come la Cina, l'India oppure i principati, la Cina, il Giappone oppure i principati dell'India. Quindi qual è la seconda motivazione per insistere nei viaggi in America? Trovare un passaggio, cioè se è vero, come molti iniziano a pensare, che questa non è l'Asia, ma sono territori che si trovano tra l'Europa e l'Asia, si potrebbe superarli, no? Si trova un passaggio e si arriva in Asia, realizzando quindi quello che Colombo sperava di
di fare. Voi direte, ma non è possibile, ma perché voi già sapete com'è l'America, che si interpone per lungo facendo una barriera praticamente insuperabile da nord a sud. Però mettetevi nelle menti di chi in Europa ragionava alla fine del 400 e all'inizio del 500. Nessuno sapeva quale fosse l'estensione e la forma del continente americano. Si conoscevano solo alcune isole, alcuni territori nel Centro America e nel Sud America, no, nel Venezuela, dove era arrivato Colombo, che non si era spostato molto, no? Colombo era arrivato soltanto in quest'area e quindi nulla poteva impedire che a nord oppure a sud dei territori toccati da Colombo l'America poi finisse, ok? Cioè che vi fosse un oceano aperto, che vi fosse un passaggio, d'accordo? Il passaggio poteva essere, ripeto, a nord dei territori toccati da Colombo, a nord delle Antille dei Caraibi, e in questo caso veniva chiamato passaggio a nord-ovest. Oppure il passaggio poteva essere a sud-ovest, capite? A un certo punto l'America finisce, può essere circumnavigata, si passa sotto l'America, no? Un po' come hanno fatto i portoghesi con l'Africa, no? Che cosa hanno fatto? Sono passati al di sotto dell'Africa, hanno trovato la punta meridionale dell'Africa, l'hanno superata, l'hanno circumnavigata. Si può fare la stessa cosa con la punta meridionale dell'America oppure con la punta settentrionale dell'America. Non è mica detto che l'America arrivi al polo sud e al polo nord, a un certo punto finisce, c'è il passaggio. Come potrebbe esserci un passaggio centrale, d'accordo? Un passaggio non molto lontano dai territori scoperti da Colombo, la maggior parte dei quali, vi ricordate, erano nelle isole. Quindi si cerca di trovare questi tre passaggi: passaggio a nord-ovest, passaggio centrale o passaggio a sud-ovest. Giovanni Caboto, che abbiamo visto naviga, il primo che arriva lì, il primo rispetto agli altri che citerò, naviga per l'Inghilterra, cerca il passaggio a nord-ovest, cioè Giovanni Caboto è colui il quale, navigando per gli inglesi, scopre il Canada in una serie di navigazioni, di viaggi nel 96 e nel 97. Scopre il territorio freddo del Canada. In particolare, attenzione, Giovanni Caboto scopre, vedete qui, l'isola di Terranova, questa la vedete, l'isola di Terranova in Canada, e poi anche il fiume Hudson. Attenzione, il fiume Hudson, che è un fiume molto grande che si inoltra all'interno del Canada, finisce nei Grandi Laghi, d'accordo? Quindi Terranova, fiume Hudson. Ad ogni modo Giovanni Caboto trova appunto una barriera, non trova il passaggio a nord-ovest. Attenzione, lui è veneziano, Giovanni Caboto, alcuni dei viaggi inizia a farli con il figlio, navigatore come lui, Sebastiano Caboto. A un certo punto il figlio di Giovanni Caboto, Sebastiano Caboto, fa delle spedizioni da solo, sempre per l'Inghilterra, e nel 1509, attenzione, parecchi anni dopo, fate molta attenzione, riesce ad arrivare più a nord rispetto a dove era arrivato il padre. Il figlio di Giovanni Caboto, Sebastiano Caboto, riesce ad arrivare più a nord, vedete, qui nel Canada, entrando nella baia di Hudson. Lui può ipotizzare che la baia di Hudson rappresenti il passaggio. Lui non riesce a perlustrarla tutta, ci sono immensi iceberg di ghiaccio, più a nord non ne parliamo, c'è ghiaccio freddo dappertutto, non si riesce ad andare più a nord della baia di Hudson. Comunque grande impresa di Sebastiano Caboto, vedete, entra qui cioè, il freddo è enorme, no? Naturalmente, entra qui, siamo più o meno all'altezza, no? di Capo Nord, no? Della punta settentrionale della penisola scandinava in Europa, e fa anche più freddo rispetto alla penisola scandinava, cioè la baia di Hudson. Quindi gli inglesi, vedete, gli inglesi puntano verso il Nord America, perché gli inglesi, come adesso vedremo anche i francesi, si trovano più a nord di Spagna e Portogallo, e quindi è normale
che loro puntino direttamente verso il Nord America. Ricordate che spagnoli e portoghesi invece seguivano una rotta molto più meridionale, no? Che di solito partiva qui da Madeira oppure dalle Canarie per arrivare in America. E invece francesi e portoghesi seguivano una rotta molto più settentrionale e in fondo il Canada, no? O gli attuali Stati Uniti erano abbastanza vicini. Nel 1534 si muovono anche i francesi, il più importante navigatore francese si chiama Cartier. Cartier, attenzione, entra anche lui nel 1534 nella baia di Hudson, però la perlustra molto meglio rispetto a quanto fosse riuscito a fare Sebastiano Caboto e capisce che non c'è il passaggio. La baia di Hudson finisce qui, è una specie di mare che si fa al lago e quindi se ne torna indietro. In realtà un altro navigatore che naviga per i francesi, l'italiano Giovanni da Verrazzano nel 1524, 10 anni prima, anche lui era arrivato in Nord America, più a sud, nell'attuale baia di New York, nella zona più o meno di New York, poi però se n'era tornato indietro. Quindi pensate, anche Giovanni da Verrazzano, vedete quanti navigatori italiani navigano purtroppo non per stati italiani, ma per potenze, per conto di monarchie straniere, per conto delle grandi monarchie nazionali moderne dell'Europa occidentale. Allora, che cosa succede? Il passaggio al nord-ovest non si trova, ci sono soltanto iceberg, ghiaccio dappertutto, eccetera. È stata perlustrata tutta questa zona, vedete, tutta questa zona del Nord America, il Canada a partire dai ghiacci più settentrionali fino agli attuali Stati Uniti, ecco, fino a qua non c'è nessun passaggio. Anche attraverso il fiume San Lorenzo si arriva in questi grandi laghi, ma non c'è nessun passaggio. Il passaggio a nord-ovest infatti non c'è, nel senso che anche ora non c'è, non esiste. Il Canada arriva talmente a nord che poi si unisce con i ghiacci del Polo Nord, con i ghiacci australi. Quindi il passaggio a nord-ovest in teoria è stato aperto soltanto all'inizio del 1900, ma da chi? Da una nave rompighiaccio russa, d'accordo? Cioè ci vogliono delle navi particolari per rompere il ghiaccio qui vicino al Polo Nord, al nord del Canada e per passare. È impossibile, quindi non c'è un naturale, un normale passaggio a nord-ovest. Eppure il passaggio a nord-ovest diventa una vera ossessione per navigatori di ogni paese. Nel 500 moltissimi continueranno ad andare in Canada cercando il passaggio al nord-ovest, morendo, diventerà poi a un certo punto un'ossessione, una sfida. Persino nel 600, nel 700 moltissimi navigatori perderanno la vita nella ricerca impossibile del passaggio a nord-ovest. Allora che succede? Potrebbe esserci forse un passaggio a sud-ovest, d'accordo? E chi perlustra l'America del Sud andando appunto sempre più verso sud, cercando di circumnavigare l'America del Sud, è prima di tutto il fiorentino Amerigo Vespucci, un altro navigatore italiano. Attenzione, Amerigo Vespucci fa una serie di viaggi lungo l'America meridionale dal 1499, fate attenzione, al 1503. Lui naviga per entrambe le prime potenze coloniali. Attenzione, Vespucci naviga prima al servizio della Castiglia, poi al servizio del Portogallo. D'accordo? Dal 1499, scusate, al 1503. Però il viaggio più importante lo fa nel 1502. Cerca il passaggio a sud-ovest. Non si limita, lui come altri, non si limitano come Colombo a restare più o meno
alla stessa latitudine, perché a differenza di Colombo questi navigatori cercano un passaggio, quindi perlustrano la costa dell'America da nord a sud in lungo e largo. Quindi praticamente che cosa fa? Vespucci, d'accordo? Nel 1502 arriva in Brasile. Vi ricordate che il Brasile era già stato scoperto da Cabral per il Portogallo nell'anno 1500? Nel 1502 Vespucci arriva in Brasile, scende, vedete, lungo tutta la costa dell'America meridionale, in Brasile, Uruguay, poi Argentina, scende fin giù, non riesce però ad arrivare alla punta del Capo Horn, alla punta dell'America meridionale, si trova in Patagonia, fa un freddo micidiale, Vespucci deve tornare indietro. Attenzione, Vespucci non ha trovato il passaggio, non è riuscito ad arrivare abbastanza a sud per circumnavigare l'America del Sud, però ha dimostrato una cosa. Cioè, Vespucci lo pensava come molti altri insieme a lui, ma Vespucci è il primo che fisicamente, nella pratica, dimostra che questa non può essere l'Asia. Pensateci, l'Asia a un certo punto avrebbe dovuto aprirsi, cioè avrebbe dovuto esserci, no, il mare della Cina. Cioè, a un certo punto tu arrivi in Cina e invece che cosa fa? Vespucci è il primo che va veramente il più possibile al sud, verso sud, nell'America meridionale. L'America meridionale non si apre, forma una barriera fino quasi al polo sud, non si entra nel mare cinese, d'accordo? Quindi Vespucci è il primo che dimostra effettivamente che questo è un altro continente, perché lui avrebbe trovato facilmente il passaggio molto più a nord se fosse stato l'Asia. E poi perché voi sapete che America, all'inizio ve l'ho detto, questo continente si viene chiamato Indie occidentali, che Colombo cercava l'India, cioè l'Asia orientale. Trova l'America e quindi l'America all'inizio viene chiamata per lungo tempo Indie occidentali, mentre quello che veniva chiamato Indie, cioè l'Asia orientale, la Cina, il Giappone, l'India, vengono chiamate Indie orientali, ok? Quindi Indie occidentali all'inizio si chiamava il continente americano, per questo motivo molti nativi americani vengono chiamati indiani, no? Oppure indios, appunto, Indie occidentali. A un certo punto si afferma insieme al termine Indie occidentali anche il termine America per designare il continente che poi trionferà. Oggi chi chiama l'America Indie occidentali? Soltanto in inglese, attenzione, soltanto in Inghilterra ancora si usa a volte dire le Indie occidentali. Quindi perché non si chiama Colombia, visto che era scoperto Colombo, ma si chiama America dal nome di Amerigo Vespucci? Curiosità, non c'è un vero motivo preciso, si tratta semplicemente di una scelta redazionale. Che succede? Che Amerigo Vespucci pubblica un bestseller, cioè le sue relazioni di viaggio, d'accordo? Non è come il diario di bordo di Colombo o altri navigatori. Vespucci rende i suoi viaggi un vero e proprio romanzo, quindi vengono tradotti in tutte le lingue questi diari di viaggio di Vespucci. Lui li rende proprio un romanzo avventuroso, a volte anche inventando particolari che non esistono, imbrogliando un po', d'accordo? Lui per esempio scrive, un po' un fiorentino, un po' imbroglione, di essere arrivato in America nel 1497. Non è così, lui mente. Amerigo Vespucci è arrivato ha toccato l'America per la prima volta nel 1499. Perché lui ha interesse a retrodatare il suo arrivo in America? È semplice, perché vi ricordate che nei primi due viaggi Colombo non aveva toccato il vero continente americano, ma soltanto isole? E che Colombo toccherà il vero continente americano soltanto nel suo terzo viaggio, nel 1498? Forse avete già capito, Vespucci, inventandosi di essere arrivato in America 2 anni prima, può sostenere di essere il vero scopritore dell'America al posto di Colombo, perché Colombo era andato solo su isole,
isolette. Aveva trovato il vero continente americano solo nel 1498. Vespucci ci sarebbe arrivato prima nel 97 e quindi nasce la leggenda che Vespucci sia il vero scopritore dell'America, capite, invece di Colombo. A parte il fatto che Vespucci, come vi ho detto, mentiva, in ogni caso abbiamo già parlato di Giovanni Caboto, che era comunque arrivato in America nel 1496. Allora si potrebbe dire che è Sebastiano Caboto e non scusate, Giovanni Caboto e non Vespucci ad essere arrivato nel continente americano prima di Colombo, ma non è per questo motivo che l'America si chiama a partire ha preso il nome a partire dal nome Amerigo, semplicemente per via, ripeto, del successo delle relazioni di viaggio di Amerigo Vespucci, che lui trasforma in un romanzo, in un bestseller. Tutti lo leggono. Che succede? Succede che l'editore tedesco, appunto della traduzione tedesca dei diari di viaggio di Vespucci, scrive nella prefazione: Vespucci è il primo che ha dimostrato che questo continente non è l'Asia come pensava Colombo, ma è l'America. E insomma, il nome suona bene. Perché non chiamiamo questo continente America dal nome di Amerigo? Capite? È una proposta redazionale di un tizio che scrive l'introduzione al libro, la traduzione tedesca dei diari di bordo di Vespucci. Non c'è un vero motivo per cui questo editore, d'accordo, questo scrittore sostiene che si debba chiamare America dal nome di Amerigo. Suona bene, chiamiamola America. Poi scrive questo che scrive questa prefazione al libro di Vespucci: tutti gli altri continenti, si intende Europa, Asia e Africa, hanno preso il nome da donne, che Europa, Asia e Africa sono, nella mitologia antica, delle donne, ok? Che avrebbero dato il nome a questi tre continenti. Perché questa volta questo nuovo continente non lo chiamiamo facendo derivare il nome da un nome maschile, d'accordo? Visto che Asia, Africa e Europa erano tre donne, per quanto mitologiche, questa volta prendiamo il nome di un uomo, Amerigo, lo chiamiamo America. La proposta ha successo, America suona bene e ben presto tutti iniziano a chiamare America questo nuovo continente, capite? Però in realtà il nome è femminile, perlomeno, cioè ok, deriva da un nome maschile, però perlomeno in italiano, in spagnolo, in portoghese, America è comunque grammaticalmente femminile. Il passaggio centrale invece, vedete, il passaggio a nord-ovest, il passaggio a sud-ovest non si trovano, però invece nel 1513 viene trovato il passaggio centrale. È un passaggio terrestre, perché attenzione, qui il canale di Panama non è stato ancora, qui viene trovato proprio a Panama, ok? Dove oggi c'è il canale, ma all'epoca non c'era il canale, quindi è un passaggio terrestre. Lo scopre uno spagnolo che si chiama Vasco Núñez de Balboa. Balboa, d'accordo? Voi direte: come fa a sapere che si può arrivare per via di terra dall'Atlantico al Pacifico? Come fa a sapere che proprio qui è il punto più stretto di tutto il continente? Beh, glielo dicono gli indigeni. Ha tutta una serie di dritte di informazioni da parte degli indigeni, che sanno che dall'altra parte c'è il mare. Allora che cosa succede? Quello che all'epoca veniva chiamato dagli spagnoli Darien, Golfo di Darien, viene attraversato dall'Atlantico al Pacifico da Balboa e ovviamente da una serie di suoi compagni spagnoli e guide, e anche guide degli indios, guide locali, d'accordo? Nel 1513 il passaggio ovviamente non è agevole. Balboa e i suoi compagni devono attraversare ben 71 chilometri di foresta tropicale terribile, aprendosi la strada con difficoltà. Attraversano questi 71 km, si trovano dall'altra parte. Ovviamente Balboa è il primo uomo europeo che guarda l'Oceano Pacifico
dall'America. Balboa e i suoi compagni di attraversamento del Golfo di Darien, 71 km a piedi, sono i primi che guardano l'Oceano Pacifico dall'America, cioè che arrivano dall'altra parte dell'America. È una cosa ovviamente epocale. Balboa e i suoi amici non potevano sapere quale fosse l'immensa estensione del Pacifico, che è molto grande, però all'epoca si pensava fosse molto più piccolo. Balboa lo chiama Mare del Sud, poi verrà chiamato Pacifico perché è un mare un po' meno turbolento, diciamo così, dell'Atlantico, o forse, insomma, per buon auspicio. Quindi il passaggio centrale però è difficoltoso. Per portare le attrezzature e i materiali per i cantieri attraverso 71 km di foresta non è facile. Balboa, i suoi ci riescono, ma fino ad un certo punto. E quindi, per esempio, la città di Panama, che Balboa e i suoi fondano dall'altra parte, Panama, attenzione, inizialmente sul Pacifico e non è sull'Atlantico, nasce soltanto nel 1519 e sia pure molto lentamente, gli spagnoli da Panama iniziano a costruire navi, a città e quindi a colonizzare l'America anche dall'altra parte, d'accordo? Trasferendosi anche sul Pacifico. La difficoltà di questo passaggio di Panama, di questo passaggio terrestre, è evidente. E quindi che cosa succede? Succede che c'è qualcuno che riprende l'idea di Vespucci di cercare ulteriormente il passaggio a sud-ovest, circumnavigare l'America meridionale per arrivare in Asia. Questo qualcuno ovviamente è il navigatore portoghese Magellano, Ferdinando Magellano, che fa una proposta in questo senso che viene accettata alla Castiglia. Attenzione, Magellano è portoghese, però naviga per la Castiglia. Quindi la spedizione di Magellano, fate attenzione, è una spedizione spagnola, non importa che lui sia portoghese, lui viene finanziato e naviga per la Spagna. Cosa fa quindi Magellano? Magellano con 5 navi riprende lo stesso itinerario di Vespucci, quello in cui alla fine del quale Vespucci si era arreso. Lui va più a sud di dove era arrivato Vespucci e sperimenta il terribile inverno australe, proprio i marinai stanno congelando, ok? Tuttavia lui arriva, attenzione, a differenza di quello che molti pensano, Magellano non ha propriamente circumnavigato la punta più meridionale dell'America meridionale, appunto Capo Horn. Lui non arriva a Capo Horn, lui trova il passaggio, il famosissimo stretto di Magellano, qui, capite? Cioè leggermente prima della punta. C'è un passaggio molto stretto e difficile che collega l'Atlantico col Pacifico. Si trova prima della punta più meridionale, capite? Quindi significa che il pezzettino più meridionale dell'America meridionale di fatto è un'isola, ok? Perché c'è un istmo che lo taglia prima, il famoso istmo di Magellano. È un passaggio terribile che a volte è strettissimo, ghiacciato e pensate che Magellano lo trova, la sua spedizione parte nel 1519 con 5 navi, lui trova questo stretto nel 1520, è difficilissimo da attraversare, ma lui ce la fa, ci deve impiegare ben 38 giorni, d'accordo? 38 giorni. Alla fine Magellano e i suoi si trovano appunto sul Pacifico. Devono per forza attraversare il Pacifico, questo immenso oceano che loro non riescono a comprendere nella loro immensità, senza avere nessuna possibilità di scalo. Fanno così. Ovviamente, attenzione, vanno subito verso nord, ok, per trovare dei climi più caldi e li troviamo poi nell'altra parte, d'accordo, della nostra cartina. Magellano e i suoi sono anche sfortunati perché prendendo, capite, un itinerario verso nord, loro non arrivano neanche all'Australia, ok? Oppure alla Nuova Guinea, eccetera. Passano a nord, ok? Passano qui a nord, vedete, proprio all'estremità della vostra possibilità visiva, arrivano alle Filippine.
E quindi Magellano con i suoi compagni è il primo essere umano che ha attraversato il Pacifico, ha trovato, per quanto sia difficilissimo, il passaggio a sud-ovest, ha attraversato tutto il Pacifico e si trova nelle Indie, come sperava di fare ovviamente inizialmente Colombo. Lui sbarca nelle Filippine dove i portoghesi non erano arrivati. Attenzione, nelle Filippine lui trova l'oro e trova anche degli indigeni molto molto semplici. E quindi che cosa fa? Lui prende possesso delle Filippine a nome della Spagna, d'accordo, a nome della Castiglia. Il problema, lo sapete qual è? Che lì c'erano i portoghesi, lì vicino, a sud delle Filippine, cosa ci sono? Ci sono le isole di Celebes, ci sono le isole di Molucche, ricordate, ne abbiamo parlato con le spezie. Ci sono i portoghesi a sud delle Filippine che sono arrivati lì, naturalmente, dall'altra parte del mondo, ok? E quindi Magellano prende possesso per le Filippine e infatti le Filippine per secoli sarà una colonia spagnola, sarà l'unica colonia spagnola in quell'area, d'accordo? L'unica colonia spagnola, diciamo, in Asia. E nel momento in cui però incontra i portoghesi nelle isole Molucche, va a sud delle Filippine, no? Arriva alle isole Molucche, ovviamente i portoghesi lo scacciano perché i portoghesi dicono le Molucche appartengono a noi. D'altra parte si trovano, ricordate la linea di Tordesillas, la Raia, la ricordate? Loro dicono le Molucche si trovano a ovest della linea di Tordesillas qua e quindi per quel trattato internazionale appartengono ai portoghesi. Ovviamente né gli spagnoli di Magellano né i portoghesi in quel momento sono in grado di fare quei complicati calcoli per vedere che cosa sia est della raia della linea e che cosa sia ovest della linea. In realtà poi verrà stabilito che le Molucche sono a ovest di questa linea e quindi se le prendono i portoghesi, mentre le Filippine sono a est della linea e quindi diventeranno una colonia spagnola. Se però voi guardate sulla carta geografica, di fatto non è così. Di fatto succede semplicemente che Magellano e gli spagnoli colonizzano le Filippine, prendono possesso delle Filippine perché ci sono sbarcati per primi, mentre invece i portoghesi che erano arrivati per primi, come sapete, in Indonesia, a Giava, a Celebes, nelle Molucche, nelle isole di Banna, nelle isole di Sonda che abbiamo detto la scorsa volta, si tengono quelle preziose isole del pepe e delle spezie. Attenzione, Magellano è arrivato nelle Filippine con soltanto 3 navi, erano 5 all'inizio, però ne ha perse 2. Una era stata distrutta da una tempesta e una, pensate, si era ammutinata, cioè all'inizio del passaggio, appunto quello che ancora si chiama lo Stretto di Magellano, una delle navi aveva deciso di tornarsene indietro dicendo no, no, io non vi seguo lungo questo stretto per arrivare al Pacifico. Quindi arriva lì nelle Filippine con 3 navi, d'accordo? Succede che nelle Filippine ci sono questi indigeni da convertire. Ricordatevi anche il movente, sempre quello di convertire, salvare le anime, convertire la Chiesa cattolica, gli indigeni, e quindi lui aveva anche lui, come tutti i navigatori, dei sacerdoti con la Bibbia lì che andavano a convertire. Magellano si trova coinvolto in un'operazione di conversione che fa un po' arrabbiare gli indigeni. Evidentemente quegli indigeni stavano su una spiaggia, non volevano convertirsi, scoppia uno scontro violento e lo stesso Magellano, attenzione, viene ucciso su una spiaggia delle Filippine da un giavellotto lanciato da un nativo, da un indigeno che non aveva nessuna voglia di farsi convertire alla religione di Cristo. Gli altri scappano perché gli indigeni hanno la meglio, e gli altri spagnoli scappano sulla nave e ovviamente fuggono. Magellano resta lì, il suo corpo trafitto dal giavellotto sulla spiaggia non sarà mai più ritrovato, chissà che fine avrà fatto. E quindi gli spagnoli si sono, attenzione, così ridotti di numero che devono intenzionalmente distruggere una delle 3 navi perché non c'è l'equipaggio sufficiente, quindi da 5 sono rimaste soltanto 2 navi.
Ho dimenticato di dirvi che moltissimi marinai erano morti durante il lunghissimo attraversamento dell'Oceano Pacifico. Ricordate la terribile malattia dello scorbuto? Morivano di scorbuto a attraversare il Pacifico, non trovano nessuno scalo. E quindi a un certo punto finiscono anche i viveri, i marinai iniziano a mangiare i topi, è qualcosa di terribile, poi iniziano a mangiare il cuoio delle guarnizioni, degli alberi, della nave, muoiono di fame, quindi si erano già ridotti moltissimo. Poi vengono uccisi e attaccati anche dagli indigeni delle Filippine, restano pochi marinai, quindi sulle 3 navi devono distruggerne una perché non c'è l'equipaggio sufficiente. Le 2 navi, nonostante l'ostilità portoghese, riescono a caricare un bel carico di spezie delle Molucche e ad andare via dalle Molucche, d'accordo, ovviamente per ritornare in Europa per fare il giro del mondo, il primo giro del mondo, ovviamente, dell'essere umano. Qui dalle Molucche, dall'Indonesia si arriva all'India, si arriva all'Africa, ovviamente i superstiti di Magellano è morto nelle Filippine, devono circumnavigare l'Africa, ovviamente nel verso opposto rispetto a quello che seguono sempre i portoghesi. Qualcuno scriverà il diario di bordo di questa impresa che poi sarà pubblicata, avrà un enorme successo, il marinaio italiano Pigafetta, che quindi racconterà tutto quello che è successo. Uno dei pochissimi a essere sopravvissuti, perché poi quando tornano, capite, quando tornano in Spagna, poi i sopravvissuti su una sola nave sono pochissimi. Perché su una sola nave? Perché tra le 2 navi che hanno fatto un carico di spezie nelle Molucche, una viene sequestrata dai portoghesi, viene catturata dai portoghesi, quindi gli spagnoli che hanno una sola nave riescono dall'Indonesia all'India, circumnavigazione dell'Africa, a tornare in Spagna. Lo scorbuto li colpisce di nuovo durante la circumnavigazione dell'Africa. Alla fine di tanti marinai che erano, ne arrivano pochissimi in vita. Elcano ha preso il comando e il secondo di Magellano, dopo la morte di Magellano, diventa comandante della spedizione del Cano che porterà a termine la spedizione. Quindi tornano in Spagna, sono rimasti pochissimi, sono quasi tutti morti, con una nave rispetto alle 5 che erano partite, però è un'impresa straordinaria. È il primo giro del mondo da parte di un essere umano. Il viaggio è iniziato nel 1519, lo Stretto di Magellano scoperto nel 1520, il viaggio si conclude nel 1522, ovviamente era un viaggio terribile, d'accordo? E quindi soltanto per attraversare il Pacifico ci hanno messo 3 mesi, capite, morendo di fame, 3 mesi senza trovare neanche una terra. E quindi il viaggio è durato 3 anni, per la precisione il viaggio è durato 37 mesi. Tutto questo incredibile giro del mondo di Magellano e di chi poi è sopravvissuto. Lui non ha fatto il giro del mondo, è morto nelle Filippine. I sopravvissuti sono i primi esseri umani ad aver fatto il giro del mondo. 3 anni, 37 mesi. Il disegno di Colombo non era impossibile, cioè Magellano dimostra che si può fare il giro del mondo. Magellano dimostra che andando verso occidente si può arrivare in Asia, ok? Come diceva Colombo. Problema che questo viaggio è difficilissimo, perché Colombo non poteva sapere che tra l'Europa e l'Asia si interponeva da nord a sud un immenso continente, l'America, che fa barriera e che è difficilissimo da attraversare. Voi direte, ma Magellano ha trovato il passaggio, ma il passaggio è talmente difficile, talmente pericoloso, in un punto gelido, difficilissimo da raggiungere, che ovviamente farà sì che la strada percorsa da Magellano non diventerà mai la strada usuale per andare dall'Europa all'Asia, d'accordo? Era quello che ha fatto Magellano e i suoi amici, questo giro del mondo, questo passaggio attraverso lo stretto di Magellano, è una strada impercorribile,
Pochissimi la ripeteranno. Sapete chi la ripeterà? E ne abbiamo parlato nelle lezioni su Elisabetta I d'Inghilterra, molti decenni dopo, nel 1570, questo viaggio sarà ripetuto dal corsaro pirata inglese Francis Drake, che però ovviamente fa questa strada non certo perché gli conviene per arrivare più facilmente in Asia, perché è assurdo, semplicemente fa questa strada, ripete il viaggio di Magellano anche perché lui insegue i galeoni spagnoli da depredare, essendo un pirata corsaro al servizio della regina Elisabetta I. Quindi il risultato è questo. Il risultato di tutte queste 4 lezioni, a partire da quando i portoghesi si sono messi in mare per costeggiare l'Africa occidentale, hanno pensato andiamo sotto l'Africa e arriviamo nelle Indie. E il risultato finale è questo, che il progetto di Colombo è fallito, è fallimentare, è impossibile da applicare. Non perché non si possa fare il giro del mondo, ma perché per arrivare dall'Europa all'Asia, come voleva Colombo, bisogna attraversare l'America e l'attraversamento dell'America è praticamente impossibile e non ha nessun tipo di convenienza ripetere la strada trovata da Magellano. Quindi, capite, il fallimento di Colombo dipende dal fatto che esiste l'America, che l'America ha questa forma e che fa barriera da nord a sud, è difficilissima da attraversare. Soltanto all'inizio del 1900 fu aperto il canale di Panama e le navi possono andare dall'Atlantico al Pacifico, ma fino all'inizio del Novecento la strada che fu sempre utilizzata per andare dall'Europa nell'Oceano Indiano in Asia sarà sempre la circumnavigazione dell'Africa, la strada che Diaz e de Gama, i navigatori portoghesi, avevano aperto. Bene, abbiamo detto tante cose sulle navigazioni, sulle scoperte, abbiamo citato molti esploratori, molti navigatori e così via. Adesso per andare avanti, visto che abbiamo già detto, no? Ricordate la lezione scorsa, come si forma, in base a quali eventi si forma l'impero coloniale portoghese, dobbiamo parlare dell'impero coloniale spagnolo, che ovviamente occupa tutti i territori del centro e del Sud America, tranne il Brasile, vi ricordate che è portoghese. In più gli spagnoli hanno anche la colonia delle Filippine dove sbarcò Magellano. Prima di fare questo però faremo delle lezioni sui popoli nativi, perché insomma non possiamo far finta che nel mondo esistano solo gli europei, arrivano in tutti i posti del mondo, occupano, colonizzano, così eccetera, non è che ci sono soltanto gli europei. Allora dobbiamo parlare delle civiltà delle Americhe, del Nord America, del Centro e del Sud America, in particolare, ma non solo, di Maya, Aztechi e Incas, quindi delle civiltà precolombiane. Ne dobbiamo parlare ampiamente, sia perché questi popoli che vennero poi sottomessi e massacrati dagli europei lo meritano, perché erano anche loro delle civiltà, ma anche perché poi dobbiamo capire, dobbiamo spiegare appunto come i cosiddetti indiani pelli i nativi del Nord America, oppure Maya, Aztechi, Incas, Toltechi e tanti altri araucani del Sud America, Caribi, delle Antille, eccetera, come poi vengono sottomessi, sterminati e schiavizzati dagli spagnoli e dai portoghesi, soprattutto dagli spagnoli. Quindi diamo dignità a questi popoli, parliamo per un'intera lezione, forse anche 2, dei popoli nativi dell'America. Voi sapete che nel mio ciclo completo di video lezioni sulla storia del mondo, dal 1000 ai nostri giorni, dal 1000 d.C. ai nostri giorni, avete visto già tante altre playlist, io parlo di tutto, non soltanto dell'Occidente, parlo di tutte le civiltà,
Ok, abbiamo fatto lezioni sull'India, sul Giappone, sulla Persia, sulla Cina e quindi parliamo, prima di andare avanti con l'impero coloniale portoghese, parliamo delle civiltà dei nativi americani, non solo, ma facciamo anche una lezione sulle civiltà dell'Africa, perché non è vero che l'Africa sia stata sempre uniformemente primitiva, priva di civiltà strutturate, abitata soltanto, non lo so, da selvaggi. Non è assolutamente vero, c'erano delle grandi civiltà in Africa che poi sono state distrutte prima dagli arabi, dall'invasione araba e poi alcuni secoli dopo da quello che stiamo vedendo, dall'invasione, dalla colonizzazione degli occidentali, degli europei. Però esistono delle civiltà in Africa, nell'Africa subsahariana, nell'Africa nera, in altri posti dell'Africa e quindi dedicheremo una lezione anche alle civiltà africane utilizzando come scusa, come sapete, il fatto che i portoghesi, sia per via di terra, sia per via di mare, risalendo i fiumi, arrivano nel Mali, nel Niger, in questi posti subsahariani per comprare l'oro. Quindi i portoghesi entrano in contatto con queste grandi civiltà africane e quindi sfruttando questa scusa, sfruttando questo evento storico, noi situiamo qui anche una lezione che parla delle civiltà africane. Quindi solo dopo aver parlato almeno delle principali civiltà dell'Africa e dell'America, dei nativi africani e dei nativi americani, continueremo con i nostri europei, con i nostri spagnoli e vediamo come gli spagnoli andranno a colonizzare, a occupare, a popolare e colonizzare le Americhe. Continuate a seguirmi in questo lungo, vasto argomento su scoperte, esplorazioni, colonialismo. Arrivederci.